Ciao a tutti e benvenuti su Bianco Lievito. Il Natale si sta avvicinando e noi non potevamo che non preparare il dolce simbolo del Natale, il panettone classico milanese. Il panettone, ve lo dico subito, non è una ricetta facile da preparare a casa perché ci vuole tempo, perché ci vogliono degli ingredienti corretti e perché ci vuole un impastamento davvero fatto molto bene per far sviluppare una maglia glutinica in grado di poi trattenere tutta la frutta, i canditi che andremo a mettere dentro e tutti i grassi. Il panettone si compone di due impasti, un impasto serale che andremo a fare ora, che sarà poi lasciato fermentare per circa 12, 14, 16 ore e che sarà poi ripreso il giorno successivo e arricchito con ulteriori ingredienti, tra cui poi quelli caratterizzanti il panettone, quindi l'uvetta, i canditi di arancia e i canditi di cedro. Ma la base per fare un buon panettone è sicuramente partire con un buon primo impasto e per far questo abbiamo bisogno di un'ottima farina proteica, un W intorno ai 340-360 e un contenuto di proteine del 14-16%, un lievito madre come sempre, eccolo qua, il lievito madre rinfrescato per ben 3 volte. Questo che vedete è il lievito come esce dopo il terzo rinfresco. Dei tuorli, dello zucchero e dell'acqua. La prima operazione che andremo a fare è fare uno sciroppo a freddo con i tuorli, l'acqua e lo zucchero, in questo modo. Fare lo sciroppo significa andare a disciogliere lo zucchero all'interno dello sciroppo e rendere lo zucchero maggiormente assorbibile da parte del lievito. Per far questo mescolate tutti gli ingredienti con un mini primer. Sentite un po' di rumore, Perfetto, lo sciroppo è fatto, andiamo a mettere in una macchina impastatrice. Io utilizzerò una impastatrice a braccia tuffanti, che è un po' l'ideale per preparare questo tipo di lunghe lavorazioni. Potete ugualmente effettuare questo impasto con la vostra impastatrice o a spirale o la planetaria. Mi raccomando, laddove utilizzate la planetaria con il gancio, di monitorare la temperatura dell'impasto affinché questo rimanga sotto i 25 gradi. Quindi se eventualmente nell'impastamento, che sarà piuttosto lungo, vedremo che in questa prima fase di impastamento andremo ad impastare anche per 40 minuti, quando vedete che la temperatura sta per salire sopra i 25, vi fermate, mettete l'impasto in frigorifero o in congelatore per qualche minuto e riprendete l'impasto. Mi raccomando, non superate i 25-26 gradi, altrimenti andrete a creare problemi in fase di fermentazione. Andrete sicuramente a sviluppare molto carica batterica lattica, che è quella che non vogliamo. Quindi vado a mettere in impastatrice lo sciroppo, la farina e il lievito. Intanto cambio di immagine così poi vedete anche l'impastamento. A tra poco, ciao! Perfetto, abbiamo inserito la farina, lo sciroppo e il lievito, andiamo ad azionare la macchina. È molto importante in questo momento che l'impasto leghi perfettmente. Saranno necessari sicuramente almeno una trentina di minuti affinché la farina assorba tutta il lievito e lo sciroppo. Otterrete da prima un impasto che può sembrare vagamente appiccicoso ma che poi risulterà invece molto elastico, e finché la maglia glutinica non si sarà perfettamente formata non dovremo aggiungere nessun altro tipo di ingrediente. Quindi lasciamo impastare in modo corretto la prima parte del primo impasto e andremo poi ad aggiungere ulteriori tuorli, ancora dell'acqua e poi il burro. Lasciamo impastare. Allora, come vedete l'impasto sta proseguendo. Rispetto a come l'avevate visto prima in velocità, vedete che l'impasto sta acquistando corda e vedete che si sta pian piano staccando dalle pareti dell'impastatrice. Ecco, questo è un segno che la maglia glutinica si sta formando. Ancora l'impasto non è pronto, vedrete che dovrà prima staccarsi completamente dalle pareti dell'impastatrice, sentirete un leggero sfrigolio proprio mentre l'impasto si stacca, e quello è proprio un segno che ci siamo quasi per proseguire nella seconda fase. Per essere però sicuri dovremo veramente vedere che la maglia glutinica si sia formata, quindi prenderemo un pezzo di impasto, lo andremo ad aprire tra le mani e vedremo che la pasta formerà un velo, si tenderà quasi a formare veramente un velo
che sarà la prova che cerchiamo perché il glutine si sia veramente formato. Quindi lasciamo ancora lavorare la pasta, ci vorranno ancora un 15 minuti più o meno. Dopodiché andremo ad aggiungere ancora altre uova, dell'acqua e i grassi. A tra poco. Eccoci qua, come vedete l'impasto si è incordato perfettamente, si è staccato dalle pareti. Io ho prelevato un pezzetto di impasto, ve lo faccio vedere qua. Ecco qua. Vedete che dovete, aprendolo in questo modo, vedete che la maglia glutinica si è formata. Ecco qua, scusate ma vedete? Quindi riesco ad ottenere un velo, significa quindi che la maglia glutinica è già elastica e posso già andare a incorporare le successive uova, ancora l'acqua e poi il burro. Lo lascio ancora lavorare 5 minuti, giusto per rendere la maglia ancora un pochino più elastica, dopodiché andremo ad aggiungere i tuorli e gli altri ingredienti. Lasciamolo ancora lavorare per qualche minuto. Perfetto, l'impasto è pronto, sentite uno sfrigolio proprio della pasta mentre si stacca dall'impastatrice. Vado ad aggiungere i tuorli. E lascio incordare ancora l'impasto. Perfetto, allora le uova sono state incorporate, possiamo andare ad aggiungere a più riprese il burro. Allora mi raccomando, una cosa molto importante per l'impasto del panettone è la tipologia di burro che andate ad utilizzare. Mi raccomando di essere molto attenti a scegliere un burro di latteria, un burro fatto da panna, che non abbia alcun sentore di formaggio quando aprite la confezione. Questo è molto importante non solamente per un aspetto solamente di degustazione, ma proprio di riuscita dell'impasto. Avere un burro che contiene molti fermenti lattici al suo interno significa far sviluppare all'interno dell'impasto stesso una carica batterica inappropriata che andrà ad acidificare troppo l'impasto e la mattina quando andrete a riprendere questo primo impasto lo troverete completamente inacidito. Quindi mi raccomando, la scelta del burro è essenziale per la buona riuscita del panettone, del pandoro e della colomba. Il burro, come vedete, viene assorbito rapidamente perché l'impasto ha una maglia glutinica molto forte. Continuiamo ad aggiungerlo. Ok, e lasciamo ancora impastare. Perfetto, il primo impasto è pronto, vedete che ha assorbito tutti gli ingredienti, ha una consistenza asciutta, ve la faccio vedere qua, vedete? Una consistenza asciutta ma altrettanto flessibile, si formano già delle bolle come vedete qua, segno che effettivamente la lavorazione è avvenuta con successo. Ora andiamo a togliere questo impasto dalla macchina e a metterlo in un catino. Arrivo subito. Perfetto, allora ho tolto l'impasto dal recipiente della planetaria, l'ho messo in un catino e come vedete ho segnato il livello a cui arriva. Domani mattina l'impasto dovrà essere andato a triplicare e più il proprio volume iniziale, quindi vi consiglio di marcare il livello da cui siete partiti e marcare il livello dove volete arrivare in modo tale da monitorare la lievitazione. Ho coperto leggermente ho sporcato la bacinella con un po' di burro. Mi raccomando, nell'impasto dei grandi lievitati, del panettone, del pandoro, della colomba non va mai utilizzata la farina una volta che l'impasto si è formato, va sempre tutto, come dire, lubrificato con il burro. Quindi lo lasciamo ad una temperatura o ambiente come farò io, ma potete anche metterlo a 24-26 gradi, in questo caso lo lascerete lievitare per 12-15 ore. Se lo lascerete invece a temperatura ambiente, quindi a una temperatura intorno ai 20 gradi, molto probabilmente ci vorranno anche 16-18 ore. Io preferisco avere una lievitazione più lenta e quindi più controllata, per il fatto che una temperatura di lievitazione più bassa
tiene sotto controllo la flora batterica e soprattutto la flora batterica lattica. Quindi con questo sistema di fermentazione a temperatura ambiente, pur spendendo più di tempo, sono sicuro che domani mattina l'impasto non sarà acido, ma sarà comunque un impasto gradevolmente profumato e ancora con buone caratteristiche del glutine. Quindi lasciamo lievitare l'impasto e ci vediamo domani mattina. Ciao! Allora, eccoci qua. Un passaggio fondamentale per la lavorazione di domani sarà quello di preparare l'uvetta. Allora, l'uvetta non va mai utilizzata così come la troviamo all'interno delle confezioni, perché è un prodotto anzitutto che è essiccato, quindi per sua natura non è un prodotto sanificato. Il secondo motivo è che per motivi di conservazione all'interno dell'uvetta possiamo trovare dell'anidride solforosa, che appunto serve a conservare il prodotto, e talvolta anche delle paraffine, quindi delle cere. Immettere quest'uvetta così sporca, tra virgolette, all'interno del nostro impasto potrebbe crearci dei seri problemi in fase di fermentazione, quindi potrebbe andare a contaminare il nostro lievito e non permettere poi al prodotto di sviluppare nella seconda fase di fermentazione. L'operazione quindi che andiamo a fare è anzitutto sciacquare e pulire bene l'uvetta, e lo faremo con un bagno di acqua calda e un goccio di alcolato al 70%, che potrebbe essere alcol alimentare. Dopodiché l'uvetta va lasciata a bagno in acqua a più o meno 25-30 gradi per almeno un'oretta. Questo permette alla frutta di rinvenire, di riacquistare la propria struttura e la propria umidità all'interno. Dopodiché, una volta fatto, l'uvetta dovrà essere lasciata asciugare a temperatura ambiente almeno per 10 ore. Ecco perché la preparazione dell'uvetta deve avvenire la sera prima del secondo impasto. Quindi andiamo a prendere dell'acqua piuttosto calda, ok, in questo modo, ok. E andiamo ad aggiungere anche qualche goccio di alcol alimentare. Quello che io ho utilizzato, ve lo faccio vedere, è appunto alcol buon gusto, quindi l'alcol alimentare al 70%. Vedrete che non appena andrete a lavare l'uvetta troverete un'acqua che ha un colore assolutamente non invitante, ma è normale, lo sappiamo. Se vedete che l'acqua è molto sporca, fate anche 2 passaggi. Io molto probabilmente, dato il colore di quest'acqua, andrò a fare 2 passaggi. Ok, quindi prendete l'uvetta, passatela delicatamente tra le mani senza tuttavia stringerla troppo, quindi dobbiamo andare solamente a pulirla in questo momento. Ok, una volta fatto andiamo a scolare l'uvetta così. Ok, e andiamo a fare un secondo lavaggio. Perfetto, ora che l'uvetta ha avuto una prima sanificata, la andiamo a mettere a bagno con acqua a 25-30 gradi per almeno un'oretta. Quindi misuro la temperatura con un termometro. Non esagerate con un'acqua troppo calda, non serve, un'acqua piuttosto tiepida va bene. Perfetto. Allora, l'uvetta in questo momento è nella fase di reidratazione, la lasciamo così per almeno un'oretta. A dopo, ciao! Andiamo a prendere la nostra uvetta una volta che l'abbiamo fatta rinvenire in acqua per circa un'ora e la andiamo a disporre su una teglia forata come questa
e la lasciamo asciugare per tutta la notte. È molto importante non lasciare l'uvetta in una formazione così a montagna, perché altrimenti domani avremo un'uvetta molto umida, in quanto il centro di questa massa sarà molto umido. Quindi andiamo a distribuirla in maniera uniforme. Come vedete nel mio caso ho circa uno spessore di 1 centimetro, 1,5 centimetri. In questo modo l'aria passerà sotto la teglia e l'uvetta potrà, pur asciugandosi, ma mantenere al suo interno, ve la faccio vedere, ecco qua, mantenere al suo interno tutta la propria polpa, ok? Quindi l'uvetta è pronta, la lasciamo coperta con un telo di cotone, con un canovaccio, fino a domani mattina. Dopodiché la potremo andare a incorporare nel secondo impasto del panettone. Perfetto, siamo quindi pronti per andare a preparare il secondo impasto del nostro panettone. In questo impasto andremo a mettere all'interno tutti quelli che sono gli elementi caratterizzanti del panettone. Quindi inizieremo con gli zuccheri. Come vedete in questa bacinella trovate gli zuccheri della ricetta, quindi il miele, lo zucchero semolato e il mix aromatico per alimenti, che poi è una pasta di agrumi su base zucchero. Troveremo poi il burro, un burro a pomata che ho fatto leggermente sbattere in planetaria ma senza montare. Qui trovate un po' del burro della ricetta che ho fatto fondere e ho mescolato all'interno la vaniglia. Questo perché con il calore del burro fuso la vaniglia sprigiona meglio i suoi aromi e soprattutto i grassi hanno una grandissima capacità di trattenere gli aromi, quindi vi consiglio sempre di sciogliere, di mescolare tutti gli odori della ricetta all'interno di una base grassa. Dopodiché avremo la frutta che abbiamo preparato ieri sera, quindi la nostra uvetta fatta rinvenire per tutta la notte e quindi ben scolata, e i sessi canditi che abbiamo fatto poi sgocciolare dal proprio succo di conservazione. Quindi come vedete otteniamo qualcosa di asciutto in questo modo. E soprattutto, ultimo ma non meno importante, il sale. Mi raccomando, il sale nella ricetta ha una funzione molto importante sia per regolare quella che è la fermentazione, ma anche per andare a esaltare la sapidità dell'impasto ed esaltare la nota aromatica. Quindi iniziamo il secondo impasto con l'impastamento dell'impasto fermentato di ieri sera con la prima dose della farina. Quindi ci spostiamo in macchina. A dopo. Perfetto, abbiamo messo l'impasto nella macchina. Come vedete, la formazione di queste bolle d'aria in questo modo ci conferma che la lievitazione è avvenuta in modo corretto e che l'impasto ha trattenuto molto gas, per cui la maglia glutinea che abbiamo formato ieri sera è stata veramente ben formata. Andiamo ad azionare la macchina e andiamo ad impastare con la dose di farina che è già all'interno della macchina. Le uova sono state assorbite, possiamo iniziare ad inserire gli zuccheri, quindi inizierò con una prima parte di mix aromatico per lievitati, in questo modo, dopodiché andrò ad aggiungere tutti gli zuccheri della ricetta. Do solamente un pochino di vantaggio alla pasta perché essendo solida magari ci metterebbe un pochino più a sciogliersi, quindi tra un minuto vado ad inserire anche il resto degli zuccheri. Gli zuccheri all'interno degli impasti lievitati hanno una funzione molto importante, non solamente perché sono il nutrimento per il lievito, ma legano anche l'acqua libera all'interno della ricetta, quindi trattengono acqua che non sarà disponibile ad uscire dal prodotto una volta che questo sarà cotto, e quindi parteciperanno alla morbidezza del prodotto finale. Quindi una giusta quantità di zucchero è necessario per avere un prodotto della giusta morbidezza. Non bisogna tuttavia esagerare, perché aggiungendo troppi zuccheri si va, come vi dicevo, a legare l'acqua disponibile all'interno dell'impasto e si va quindi anche a sottrarre l'acqua disponibile per l'attività del lievito e per lo sviluppo poi del vapore, quindi avendo un impasto che collassa un po' su se stesso. Quindi la dose dello zucchero deve essere ben calibrata, ma assolutamente importante. Ok, andiamo a inserire tutti gli zuccheri.
Perfetto, gli zuccheri sono stati assorbiti, come vedete l'impasto ha riacquistato corda e lo vedete perché si stacca dalle pareti dell'impastatrice. Possiamo andare ad aggiungere finalmente il sale e i grassi, quindi iniziamo dal sale e i grassi. Inizio con la prima parte di burro fuso e vaniglia. L'impasto è pronto, come vedete tutta la frutta è stata incorporata. Quello che ho fatto, l'ho tolto semplicemente dall'impastatrice e l'ho lasciato puntare per un'ora. L'impasto, come vedete, è bello fermo. Ora l'operazione che andremo a fare ora sarà quella di spezzare l'impasto in porzioni da 1,1 kg, visto che faremo un panettone da 1 chilo, quindi considerate sempre il 10% in più sul peso del prodotto finale che volete ottenere. Lo spezzeremo, daremo una prima forma, lo lasceremo riposare 5 minuti, dopodiché lo pirleremo. Quindi andiamo a spezzare il panettone. I panettoni li abbiamo spezzati, andiamo a prendere un primo gruppo di pasta. Quello che andiamo a fare è dare semplicemente la forma al panettone, quindi aiutandosi con un tarocco andiamo a dare vagamente una forma tonda, mettendo già un po' in tensione il glutine, in questo modo, e andiamo a riporre per 5 minuti. Questa non è la perlatura, ma serve solamente già per dare forma alle pagnotte, quindi andiamo a completare tutta la formatura, dopodiché andiamo a perlare i panettoni. A dopo! Ok, allora le forme sono state fatte con un peso di 1,1 kg per fare il panettone tradizionale. L'operazione che andremo a fare ora sarà quella della pirlatura, ovvero pirlare il panettone significa prendere la pagnotta e mettere in tensione il glutine facendo roteare la pasta in questo modo. Sentirete proprio che il glutine sulla superficie si tenderà e dovete stare attenti a non far strappare la pasta sulla sua superficie, quindi dovete sì metterlo in tensione, ma ad una tensione tale che il velo sulla pasta rimanga corretto, altrimenti in cottura avrà uno sviluppo non molto regolare, quindi non inficerà chiaramente il sapore, ma l'aspetto estetico sì. Quindi aiutando eventualmente con un tarocco o con le mani come volete, girate il panettone in senso orario, cercando con una mano di spingere sotto il glutine da una parte e dall'altra, in questo modo. Ok, una volta che avete fatto, con un tarocco lo rovesciate, stringete la superficie e lo mettete nel pirottino. Semplice, no? Ok, andiamo a fare un po' di pirlatura. Allora, ecco i panettoni una volta pirlati e messi nello stampo. Io preferisco fare, come vedete oggi, il panettone basso per un gusto veramente personale, perché ritengo che sviluppi meglio rispetto al pirottino tradizionale, e poi mi piace il fatto che abbia una colorazione più uniforme, visto che ha una maggiore superficie di contatto con il calore, però il sapore non cambia assolutamente. Allora, il panettone in questo modo va fatto lievitare adesso per 6-7 ore a 30 gradi. Se preferite, non avete il controllo della temperatura e volete farlo lievitare a temperatura ambiente, potete farlo senza problemi. Sappiate che però la lievitazione si dovrà allungare più o meno a 9-10 ore. Riconoscerete che il panettone sarà lievitato quando la superficie della pasta arriverà all'altezza del pirottino. In quel momento lo andremo ad infornare, quindi non ci resta che aspettare e metterlo in lievitazione. A dopo, ciao!
Perfetto, sono passate le 7 ore di lievitazione, come vedete il panettone è ben lievitato, vedete che la superficie è piuttosto elastica. L'operazione che andremo a fare ora è quella della scarpatura, ovvero andremo a incidere il panettone sulla sua superficie, alzare i lembi e permettere quindi al panettone di sviluppare maggiormente in cottura, ponendo all'interno anche una noce di burro. Allora, l'operazione è molto semplice, è un'operazione manuale, quindi si incide il panettone in questo modo, con un bisturi, con un taglierino, si solleva una parte delle 4 alette che si sono formati, tagliando la parte sottostante, in questo modo. Ovviamente maggiormente il bisturi o il taglierino sarà tagliente, più facile sarà l'operazione. Allora, in questo modo, quindi incidete perfettamente la superficie, così, ok. Allora, questa operazione darà una maggiore superficie di cottura al dolce. Una volta aperto prendiamo una noce di burro in questo modo, la mettiamo all'interno, così, e richiudiamo le alette in questo modo. In questo modo il panettone è pronto per andare in cottura. Quindi facciamolo su tutti i panettoni che abbiamo a disposizione e dopodiché andremo ad infornarli. A dopo, ciao! Perfetto, i panettoni sono cotti e sono cotti quando avranno raggiunto la temperatura al cuore di 92 gradi. Come tutti i lievitati vanno ora infilzati con un ferro per panettoni e vanno poi lasciati raffreddare a testa in giù per almeno 6 ore, in questo modo. Ok.